200 km per arrivare in questo mercatino dell'usato, che conta più di 600 espositori. Cercheremo di portarci a casa i migliori affari di carte Pokémon. Prima bancarella di questo mercatino titanico da oltre 600 espositori. Andiamo a vedere qui che cosa contiene. Partiamo dall'inizio dell'album, vediamo se troviamo qualcosa già di interessante. Ricordo ragazzi, non disdegnate mai le holo e le reverse perché potrebbero servire per i set o comunque alcune hanno artwork pazzeschi. Ad esempio appunto parlando di artwork pazzeschi, guardate questo Zeraora assurdo, atomico. Ma andiamo avanti per vedere se magari trovo anche qualche holo che mi potrebbe servire per i miei set, oppure addirittura qualcosa di 151 che so che interessa a molti di voi. Questa dovrebbe essere Zenith Regale ragazzi, correggetemi se sbaglio sempre nei commenti e lascia like, iscriviti, sei lì vicino, è un attimo. Andiamo avanti con, qui abbiamo tutte le holo, bellissimo anche la Kazam che dovrebbe essere della maschera se non sbaglio, e poi qui abbiamo reverse, magari abbiamo anche giocatori, ok, così a caso dell'Italia. Comunque bellissimo quest'artwork di Pikachu atomico, ce l'ho già, sto quasi pensando di fare tutta la collezione di solo carte di Pikachu, anche comuni, reverse, tutto. Poi andiamo avanti e per ora ancora di raro non abbiamo trovato molto. Bellissimo il Magmar, mamma mia che artwork pazzesco ragazzi. Comunque anche le comuni a volte regalano sorprese assurde. Qui abbiamo 151, a proposito, parlando di 151, se qualcuno ancora sta cercando di completarlo più che altro, non mi contatti perché ho finito tutta la roba di 151. E abbiamo finito quest'album. Adesso andiamo in quello piccolo che di solito regalano grosse sorprese. Vediamo un po', ecco già qui andiamo sul vintage, che sapete bene che non è un mondo che mi fa impazzire, però magari troviamo qualcosa delle Delta Specie, che quelle sì che mi fanno impazzire alla grandissima. Abbiamo delle Jumbo, ok, va bene, le Jumbo le evitiamo, energie vintage e basta. Poi 2 secondi, letteralmente 2, me li concedi, vero, su Yu-Gi-Oh? Me li concedete? Sì, 2 secondi. 2 secondi di Yugi per vedere se c'è qualche carta giocata. Giusto proprio en passant, sto cercando ancora i muri dimensionali e i prigioni dimensionale, tutto dimensionale qui. Belle comunque, sono sempre belle le Yugi, gli artwork sono migliori di Pokémon. Sono sempre belle le Yugi, gli artwork sono migliori di Pokémon. E andiamo avanti, vediamo un po' se c'è qualcosa di giocato, qualcosa di One Piece, questo non ne so assolutamente nulla e voglio rimanere nella mia ignoranza, quindi niente Yugi, e chiediamo se c'è qualcosa di raro. Sì, ti posso chiedere l'album un po' più raro? Ti ringrazio. No, vai. Grazie mille. Oh, adesso iniziamo ad alzare il livello decisamente. Vediamo un po' se troviamo qualcosa che ci può interessare. Intanto qui abbiamo trovato delle Giappo, qua sicuramente mi interessa il Mewtwo che da un po' che lo volevo comprare, quindi adesso possiamo chiedere se ci fa un buon prezzo su questo Mewtwo. E abbiamo anche qui le full art belle, molto belle, anche se non sono un amante delle full art, ma su 151 ragazzi non c'è niente da dire, si sono rifatti alla grandissima. Poi andiamo avanti, troviamo gli assi tattici che mi fanno impazzire questi colori. E qui qualcosa di molto interessante. Queste dovrebbero essere, se non sbaglio, vedendo la olografia del TCG. Guardate che belle che hanno un'olografia particolare. Non ne sono sicuro, quindi nel caso sempre correggetemi. E poi ragazzi andiamo a vedere più avanti cosa abbiamo tra... Mamma mia, che AR pazzesche. Niente, io sono innamorato delle R, c'è poco da fare. Poi abbiamo le nuove carte, quelle lì col bordo tutto diamantato, mettiamolo così, colorato, brillantato, diamantato. Poi abbiamo qualche V qui, Viastro, queste ragazzi lo sappiamo già, le saltiamo, non ci fanno impazzire. E poi andiamo a vedere qualcosina di vintage, mondo di una volta, bellissime le energie, dovrebbero essere sempre 151, ma per ora di interessante ho visto una sola carta e adesso andiamo subito a chiedere il prezzo. Ti posso disturbare un attimo? Il Mewtwo a quanto lo metti? Non le vedo. No, come non le vendi? No! 51 in giapponese non lo vedo. Niente proprio. Finire. Ok, allora, Solo trasferirle. la mia faccia triste, io lo volevo, già lo vedevo nelle mie tasche. Va bene, allora mi dispiace, purtroppo niente. Ti ringrazio, Grazie a voi. ci vediamo ai prossimi affari.
Seconda bancarella della giornata, vediamo se riusciamo a concludere il nostro primo affare. Andiamo subito sulle vintage e controlliamo se c'è qualcosa che ci può interessare, nonostante sapete già cosa penso delle vintage, però magari c'è qualcosina di interessante da poterci portare a casa, magari che l'artwork mi conquista pienamente, lo desidero con tutto me stesso, tipo appunto le Delta Specie anche di una volta, anche se sono comuni come avete visto nei video precedenti. Quindi controlliamo se troviamo qualcosa di quegli anni che ricordo erano più o meno 2003-2004, qui c'è roba decisamente più vecchia che in questo momento mi sembra di avere già un po' tutto. Bellissimo il Magikarp, artwork pazzesco, mi ha sempre fatto impazzire insieme. Lui e il Feebas sono tra i miei Pokémon preferiti, anche perché come si fa a non voler bene a Magikarp? Allora, qua abbiamo visto le vintage, ma lì vedo molto sbrilluccico. Andiamo a vedere i sbrilluccichi. Allora, qui abbiamo già un Charizard reverse qua davanti, carino, ma secondo me è più bello quello a fianco, il VMAX, decisamente più bello l'artwork. Io parlo sempre a seconda di artwork, ragazzi, che sia chiara questa cosa. Questi già molto più belli. Abbiamo delle Legendary Collection, queste avevano un pattern veramente particolare, molto bello, particolare, che non hanno più praticamente rifatto. E comunque questa pagina è decisamente interessante. Qui abbiamo il Kabutops in prima edizione, molto bella, però non è, sì no, non è holo. Poi cosa abbiamo dietro? Qui ragazzi, stiamo parlando di roba decisamente più interessante, nonostante vintage, ma più rara comunque da trovare. Bello questo, il Dark Magneton, peccato qui. Troppo la piega. Se no valeva molto di più. Esatto, è stato preso proprio a mo' di portafoglio, però è bellissimo in ogni caso. Quasi quasi questo ne possiamo parlare dopo, questa è quella che mi piace di più in questo momento. Però questo, nonostante piegato, ma per l'artwork mi piace un casino e per il prezzo è giusto, quindi ci può stare alla grandissima. Intanto andiamo avanti, controlliamo se c'è altro che ci può ispirare e vediamo se riusciamo a concludere poi degli affari, magari tutto insieme. Vediamo. Allora, qui ancora niente. Avevo visto prima eccolo, questo Eevee è spettacolare. Questo è strabello. Qui è un'edizione del McDonald's di Sì, quell'età lì ora. E infatti il pattern è praticamente quello, però l'artwork è veramente particolare, strabello, molto particolare. Infatti quello mi sa che lo tratto da mettere nella mia collezione privata, perché sì, la maggior parte di quello che noi compriamo lo metto nella mia collezione privata, non lo rivendiamo. Andiamo a vedere, il Charmander qui che ha acquisito tantissimo valore per l'uscita appunto anche dello Squirtle e del Bulbasaur, molto simili di artwork, pazzeschi ragazzi, quanto li vorrei, ma costano una follia. E poi andiamo avanti per vedere se c'è qualcos'altro, ma in questo momento mi sento di dire che posso ok, finito. Posso contrattare per 2 carte. Per il Magneton e quell'Eevee. Mi piace troppo. Magneton e Eevee. Ascolta, 5 euro tutte e due. È andata. È andata. Accettiamo per 5 euro tutte e due, assolutamente. Guarda, ce li ho anche giustissimi. Benissimo. E ti ringrazio. C'ho anche 2 top loader, poi. Va bene, grazie. Non si rifiuta mai un top loader. Questa è pazzesca. Voilà. Davvero gentilissimo, ci vediamo ai prossimi affari. Ciao, grazie. Queste, raga, belle bombette. Terza bancarella della giornata, gli affari già li abbiamo fatti un po', ma adesso andiamo a vedere se anche qui riusciamo a concludere qualche affare interessante. Allora, facciamo così, yes, qui abbiamo tutto il Mac del 25esimo, belline come carte, lo sapete che mi interessano, però queste ce le ho già praticamente tutte. E sì, queste le ho concluse, ho tutto il set completo sia delle holo che delle comuni. Ma vediamo, aspetta, questa è piegata? Ok. Vediamo se magari c'è anche qualcos'altro che mi può interessare. Qui ad esempio già vedo un paio di carte molto interessanti e avanti non c'è niente. Sapete che sono un amante delle Delta Specie, questo Ludicolo qui e questo Tyranitar sono pazzeschi, favolosi ragazzi, bellissimi. Le condizioni viste da qui non sembrano neanche messe male per l'età che hanno, quindi in realtà forse sono anche quasi gradabili addirittura. Poi andremo a chiedere il prezzo, ma prima magari andiamo a vedere così, giusto for fun, One Piece. Diamo un'occhiata al volo se ci può essere qualcosa che interessante, non lo posso dire perché io non ne capisco assolutamente niente di One Piece. Ok, finito, perfetto. Però bellini gli artwork, soprattutto Nami, chissà come mai ci piace Nami. No. Allora, Tyranitar, Ludicolo, quanto riusciamo a scendere? Si fa 25 entrambi?
Dai, sono belline, Son belle. Specie Delta, quelle sciccose, vecchine. Son belle. Avevo un altro prezzo in mente. Cioè? Te lo abbasso ancora. Non me lo alzi? No, no. 20 entrambe. Entrambe un po' risicato. Dai, facciamo 23, ci si trova. Da 28 a 20, 23. 23? Sono belline. Dai. Posso vedere il ludicolo che non riesco a vedere il back? Grazie. Controlliamo il ludicolo se ne può valer. No, anche questa è messa decisamente abbastanza bene, ragazzi. Bella, bella, bella. Alla fine quello che fa il prezzo comunque è il Tyranitar, sicuramente. Posso tirare fuori anche il Tyranitar? Ah, a posto. Allora guardiamo anche questo. Diamo un'occhiata. Non è messo per niente male per l'età che ha. Bello, bello, bello. 22. Io devo rosicare anche il centesimo. Sono famosissimo per questa cosa. E anche il... Oh, 2 te ne sto lasciando, da 20 a 22. Va bene. Andata per 22, va benissimo, ti ringrazio. Allora, abbiamo la 20, vedo se ho 2 auspici, altrimenti gli devo la 10. Visto ragazzi, basta saper cercare nei mercatini e si trova gli affari con chiunque di qualsiasi età. Semplice. Quarta bancarella di questo mercatino dell'usato. Partiamo subito alla grande, vi ricordo che siamo a caccia di affari al mercatino dell'usato di Arezzo. Intanto vediamo qui che cosa abbiamo. Abbiamo un miscuglio tra One Piece, qui abbiamo un Pokémon che abbiamo pullato nella live dell'ultima volta, quella da 35 minuti, pazzesca ragazzi, così. È stata campata molto in aria come live, però molto uscita bene. L'Umbreon che ce l'abbiamo però in inglese, il Charizard ok, qui abbiamo un Mew, dovrebbe essere X e Y, e poi allarghiamo un po' il campo, vediamo una carrellata di carte, qui il resto... Questa da segnalare assolutamente, quanto è bello questo Pikachu qui, fa impazzire, strabello, artwork super cute, super fanservice ed è riuscito bene. Poi qualcosa di nuovo e vecchio insieme, vecchio abbiamo qui e il nuovo ce l'abbiamo qui praticamente, vecchio abbiamo anche il Blastoise e quant'altro, ma qui abbiamo la carta, la mia futura carta, quanto è pazzesca ragazzi, è bellissima, io la voglio nella mia collezione. Dopo proveremo a vedere se riusciamo a portarla via anche magari con uno scambietto. E adesso andiamo agli album, diamo un'occhiatina a questi album, vediamo se nascondono qualcosa che ci può interessare. Partiamo dall'inizio. Anche il Kirlia ragazzi di Scarlatto e Violetto sono in cerca, appunto l'ho visto qui. 3 euro in giappo però potrei prenderlo in giappo e fare 3 lingue diverse perché ce l'ho inglese, italiano e giappo. Signori, questo lo tiriamo via. Però mettiamo un attimo il Kirlia da parte, è bellissimo il Mew ragazzi, questo Zenith regale, anzi Vistar Universe è atomico, e andiamo a dare un'occhiata a tutto quello che c'è dopo. Madonna, che belle, pazzesche. Il Conquer 2 Alternative di Pokémon Go che è stato super mega iper disdegnato e anche noi l'abbiamo disdegnato. E controlliamo andando avanti Baby Shiny varie. Bello il Charmander qui, però è sempre giappo, fosse stato in italiano 7 euro lo prendevo all'istante. E vabbè, le Hyper ragazzi, cioè sono veramente tremende. Se anche tu non ami le Hyper, commenta scrivendo Hyper Boo, viva le Alternative Art. E ti ricordo sempre di lasciare like e anche iscriverti al canale. Sei lì, cosa fai? Non ti iscrivi? Anche il Charizard qui, assurdo, varie carte, tra cui anche quelle nuove super arcobaleno, sbrillanticose, molto per gente che gli piace la roba sfavillante. A me per esempio non piace la roba sfavillante, quindi le eviterò, tranne l'Alternative di Terapagos che può essere interessante. E io direi di andare subito a chiedere per quel Kirlia. Ti volevo prendere il Kirlia? Ok, posso vederlo innanzitutto se... Ok, ti ringrazio. Vabbè, ovviamente Nier Mint, raga. Sì, è l'ultima che mi serve del quadretto, la prendiamo e ci togliamo il pensiero, va? Allora, l'unica c'ho solo la 10. Problema? Allora, 3 a te, voilà. Perfetto. E ti ringrazio. Quanti affari al mercatino d'Arezzo, e è stato incredibile ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo mercatino. Ciao!